naturalmente io ho scelto il momento migliore per fare un pezzettino di parlato quando c'è uno che sta sgasando con una motosega che neanche in Val di Sole. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi parliamo di ruote. Resistenti, leggere e con un profilo abbastanza specifico, ovvero le Roval Traverse SL2, le più leggere ruote nella gamma Roval pensate per il trail e long mountain, quindi non sono ruote da cross country, non sono ruote da enduro, ma sono quella via di mezzo. Il cambio di disegno di profilo del cerchio cambia veramente tanto quello che è un po' il modo di guidare. Cioè, qui sono molto più attaccato al terreno, decisamente più precise, oltre che scorrevoli, quello si sente tanto, ma ha una grande precisione, quello che è proprio tanto precise, e se ha cambiato nettamente anche un po' lo spirito della bicicletta. Dove metto la ruota sta e va, proprio come su un binario. Io le ho provate sulla Specialized Turbo Levo SL, quindi su una e-bike light, e secondo me queste sono proprio fatte per quel mondo. E-bike light oppure biciclette come la Stand Jumper, l'enduro se non si vuole andare a fare delle cose troppo cattive, se non si vuole gareggiare. Sono delle ruote che hanno una caratteristica abbastanza particolare, non solo il cerchio che ha una forma che non si vede spessissimo, ricorda un po' le Zip Moto 3 oppure ricorda tanto proprio i cerchi da motocross, ma ha una cosa che non si vede molto spesso, che io ho trovato super comoda, ovvero ha la valvola filettata. In pratica la valvola non si spinge dentro ma si avvita, e questa cosa, nella globalità della cosa, nel fatto che non si va a perdere liquido da quel punto, non si va a perdere aria da quel punto, facilita di tanto quello che è la trasformazione tubeless. Una cosa che secondo me, è vero, aggiunge un po' più di peso, però va ad aggiungere tanta comodità. L'altra grossa particolarità di queste Roval Traverse SL è il fatto che il cerchio sia flat top, ovvero i bordi del cerchio sono larghi e dritti, non sono tondi, sono larghi 5 mm, e questo allontana tantissimo la possibilità di andare a pizzicare, quindi a bucare. Da fare io con i cerchi così come questi, bassi e larghi, devo abbassare tanto la pressione per sentirmi a mio agio. Uno e 4 davanti e scendiamo a 1,5 dietro. Il cerchio ha una profondità di 20 mm e una larghezza esterna di 40 mm per una larghezza interna di 30 mm, quindi abbiamo cerchio basso e largo, proprio come piace a me, come ho trovato che secondo me per il mio stile di guida è la cosa ideale. Nel momento vanno alla grandissima, che tra l'altro non sarebbe neanche male perché comunque oggi qua è abbastanza sporco, e avere un po' più di grip non mi dispiace. Inizia un po', pezzo un po' più rotto. Ho sbagliato in entrata. Io una volta prendevo larga, ma se la prendo larga ma non sto più dentro qua, e quindi meglio prenderla così. Scavate un po' fuori. Sono dotati di 28 raggi sia anteriori sia posteriori piatti e J-band. Se
volete sapere cosa vuol dire raggio piatto, J-bend e cosa cambia in tutto, qui sotto e qui sopra vi metto anche il link alla nostra chiacchierata con un wheel builder che spiega tutte le parti di una ruota. I mozzi sono i DT240 che offrono un ingaggio a 10 gradi con un cricchetto da 36 denti. Non è l'ingaggio più veloce della terra, ma secondo me è quello giusto per il mondo trail, dove non serve andare a spingere super velocemente, perché appunto l'idea non è quella di fare delle gare. Sono delle ruote che hanno un peso di 1650 grammi la coppia e che hanno un limite di peso massimo del rider di 125 kg. Per ottimizzare peso e la facilità di guida, Roval ha realizzato due stratificazioni di carbonio diverse tra anteriore e posteriore, quindi abbiamo un anteriore un po' più morbido e un posteriore un po' più rigido. Questo va appunto a migliorare la guida, ma soprattutto è anche più resistente, nel senso che l'anteriore è molto più leggero e hanno aumentato rispetto al modello precedente del 15% la resistenza sull'anteriore, ma del ben 25% sul posteriore, quindi qua hanno pensato di fare delle ruote tanto resistenti. Hanno il tallone flat top, vuol dire che si può utilizzare una pressione più bassa all'interno del copertone rispetto a un altro cerchio con tallone tondo. Questo mi ha permesso di utilizzare le Roval Traverse SL durante il mio test a pressioni molto basse. Io sono abituato a girare a pressioni basse. 1,4 davanti e scendiamo a 1,5 dietro. Ero partito da 1,6 davanti e 1,7 dietro. Adesso scendiamo ancora. Questa volta sono ulteriormente sceso di pressione, sono a 1,2 all'anteriore e 1,3 al posteriore, che per una e-bike, benché light, benché io pesi 70 kg, diciamo che sono abbastanza basso. Le ruote sono le Purgatory T9, quindi comunque delle ruote con una bella spalla, perché voglio andare a vedere se il flat top delle Roval va a darmi una mano anche con una pressione così bassa. Qui inizia la parte un po' più rotta, vediamo un po' come si comportano. Un sacco di tenuta, quello sì. Ma non ho mai sentito che il cerchio andava a toccare particolarmente sulle rocce. Ho fatto dei sentieri anche abbastanza scassati, ma questo mi ha permesso di avere più trazione, comunque più comfort, e anche il fatto che con i Purgatory Grid Trail da 2,4 in questo caso, che hanno una spalla rigida ma non super rigida, mi teneva anche ben su la gomma quando andavo a spingerla all'interno delle curve. L'abbiamo usata anche in Paganella durante l'Open di Paganella. 2 giorni in Paganella sono finiti, abbiamo girato veramente tantissimo su curve super spondate dove andava spinto, oppure su sentieri tanto rotti come Giada Line. Eppure lì tutto è andato bene, devo dire che anche lì ci siamo trovati molto bene, non abbiamo sentito particolarmente toccare il cerchio sulle rocce. Sono dei cerchi dove io direi anche che si può non utilizzare un inserto. Certo, se si vuole spingere veramente tanto, se si vogliono andare a fare delle gare di enduro, forse l'inserto sul posteriore lo metterei, ma per come sono costruite direi che non hanno bisogno dell'inserto, e questo permette di utilizzarle nel mondo trail, quindi per andare a fare dei lunghissimi giri in alta montagna, andare a cercare le discese più belle, più divertenti, anche più tecniche, di tenere basso il peso e quindi avere una bicicletta un po' più agile e che permette anche di essere agile in salita. Perché quello che mi aspetto è di trovare una bicicletta che sia più efficiente in questi frangenti qui, ovvero nei tratti di salita riuscirò a salire meglio con più trazione. Questo bellissimo sentiero in discesa per la muscolare e in salita per le bike. Permette di avere l'anteriore bello agile, quindi anche nei tratti più tecnici, soprattutto con una e-bike, si può andare a superare
più facilmente quelle sezioni tecniche che invece magari con un cerchio più pesante, un cerchio che è anche meno agile, danno un pelo più di difficoltà. Una cosa che io ho sentito tanto di questi cerchi è il fatto che migliorano tantissimo l'agilità della bicicletta. È in questi cambi di ritmo che veramente senti il cerchio attaccato a terra, che è cambiato proprio tanto rispetto all'altra ruota. Cioè, è come qua veramente non si hanno problemi, dove si mette la ruota rimane, e qua vado piano perché sennò mi lavo completamente. Oltre ad essere anche nettamente più facile da rilanciare, perché qua si rilancia in maniera più agevole, nettamente più agevole rispetto agli altri, quelli con profilo un po' più tondeggiante. Queste ruote, le Roval Traverse SL2, sono più morbide, ovvero hanno meno rigidezza laterale rispetto alle precedenti. Questo perché secondo Special avere una ruota nell'ambito trail all mountain che segue di più il flow, che permette di avere una guida un po' più semplice, meno rigida, meno secca, aiuta il rider prima di tutto a stare più comodo, quindi a pedalare più a lungo e soprattutto avere le braccia fresche più a lungo, soprattutto se si fanno delle discese molto lunghe, ma inoltre mantiene la linea più facilmente nei tratti flow, andando ad aiutare quello che è la guida. Quindi se non si è dei super draghi in discesa, con queste ruote che sono leggermente più morbide di quello che sono le precedenti, si ha un po' più di facilità di guida, perché una ruota molto rigida sì, è molto precisa, ma è anche più difficile da guidare. Invece in questo caso sono delle ruote biker friendly, secondo me. Inoltre Roval ha anche migliorato quella che è la compliance verticale, perché appunto abbiamo nelle ruote quella che è la rigidezza laterale e quella che è la rigidezza radiale, quindi la compliance verticale è stata aumentata del 21%, quindi sono delle ruote che assorbono di più, andando a facilitare la guida, ma anche e soprattutto a far stancare meno le braccia, soprattutto nelle lunghe discese, cosa che ci fa guidare meglio più a lungo. Io le ho usate un bel po' su diversi terreni e devo dire che sono la giusta via di mezzo, non sono quelle ruote super rigide che hanno bisogno di essere guidate tanto di corpo, tanto di forza buttate dentro, ma non sono neanche quelle super morbidose che si piegano appena si mettono in curva. No, qua si ha la giusta via di mezzo, sono delle ruote che io ho trovato particolarmente facili, rendono un po' più precisa la guida rispetto soprattutto a quelle in alluminio che erano montate sulla Turbolevo SL, la rendono molto più scorrevole, la bicicletta diventa tanto più scorrevole. La roba è che scorrono veramente tanto. E soprattutto nei cambi di ritmo sono veramente immediate. Una delle cose che ho sentito di più di queste ruote, che secondo me è proprio motivo del cerchio basso e largo, è il fatto che nei cambi di ritmo sono veramente veloci, fulminee, cosa che soprattutto nello stretto e sul naturale va a dare un bel miglioramento alla guida. Io sono sempre convinto che le ruote siano uno dei componenti più importanti, se non il componente più importante di una mountain bike. Sì, andare ad avere delle ottime sospensioni va bene, ma se si hanno anche delle sospensioni leggermente meno performanti, la bicicletta comunque lavora bene se si fa una buona regolazione. I freni anche quelli sono molto importanti, ma anche lì, anche con i tanto vituperati SRAM level si guida abbastanza bene, bisogna imparare a guidare con quel freno lì. La ruota invece secondo me è uno dei componenti che si sente di più, che cambia molto la guida, ma va a semplificare il lavoro di noi biker, e questa cosa è importante soprattutto se non siamo dei mostri della guida. Qui abbiamo un set di ruote leggero ma non leggerissimo, super resistente. Il fatto che siano leggere è una cosa importante, ma non è la cosa più importante. La cosa importante è che siano molto resistenti, garantite a vita, e soprattutto che abbiano
una struttura che permette di facilitare tutto quello che è il passaggio sugli ostacoli e soprattutto la guida nel rotto. Sì, non costano pochissimo perché costano 1.600 euro la coppia, 700 euro l'anteriore e 910 il posteriore. Possono essere acquistate separatamente perché si può fare o 29-29 oppure 29-27,5 se si vuole avere un set mallet. Io sulla Turbolevo, che può essere montata sia mallet sia 29-29, le ho montate 29-29. Secondo me queste ruote sono proprio pensate per l'utilizzo sui grandi giri, per andare a fare le grandi escursioni in montagna, magari un po' meno in bike park. In bike magari utilizzerei qualcosa di un po' più, le HD, che sono quelle un po' più cattive. Queste secondo me sono proprio quella versione ideale per i lunghi giri, che siano sulla Stand Jumper oppure su una Turbolevo SL. Sono quelle ruote che io metterei su una bicicletta a 130-150 mm. Come dicevo, prezzo di 1.600 euro, elevato ma non così elevato per essere comunque una coppia di ruote in carbonio, garantita vita, che arrivano già nastrate, con la valvola inserita e anche con 2 raggi e alcuni nipless di ricambio. Le usate per un bel po', le vedrete ancora perché queste ruote andranno su una bicicletta che sarà un po' quella cosa particolare che arriverà qui su Pianeta Mountain Bike. Molto soddisfatto di queste Roval Traverse SL2. Mi piace molto quello che è il design del cerchio, proprio perché ricorda quello di una moto da cross. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di queste ruote e soprattutto dell'utilizzo delle ruote in carbonio nel mondo mountain bike, trail ed all mountain. Per tutto il resto, like al video, iscrivetevi al canale, qui bottone rosso qui in basso, e soprattutto gas aperto. Ciao ragazzi!